Ciao a tutti, io sono Cap e queste sono robe da Cap. Torno su questo canale dopo tanto tempo a causa di vicissitudini legate al lavoro, alla salute e poi chi ne ha più ne metta perché è successo di tutto. E torno con delle novità per questo canale, con molte novità, qualche novità. Comunque questo canale avrà molte più rubriche, qualche rubrica in più. Però una cosa importante è che voi potreste diventare protagonisti di uno dei miei video. Per saperlo continuate a vedere i miei video e lo saprete. Semplice, no? Tra le varie rubriche che ci sono, e non vi svelerò, ma ve li svelerò man mano che pubblicherò i video, questa si chiama Cari Estinti e parlerò di animali appunto estinti. Estinti per vari motivi, per colpa dell'uomo, per selezioni naturali, per colpa dell'uomo, per eventi naturali o addirittura per colpa dell'uomo. Pensate che sia un po' invecchiato e incomincia a perdere la memoria perché ho ripetuto più di una volta per colpa dell'uomo? In realtà no. In realtà è perché voglio sottolineare che la causa principale delle varie estinzioni degli animali quasi sempre è l'uomo. E per questa rubrica non potevo non parlare dell'uccello estinto probabilmente più famoso di tutti e che anche tu avrai sentito parlare, ovvero il dodo. Mi hanno detto e forse è vero, Mi hanno detto e forse è vero, che il mondo finisce in cielo. che il mondo finisce in cielo. Avevo sentito di questi pazzoi. Ebbene, se ti ho incuriosito, c'è da dirtelo, continua a vedere questo video, ma prima iscriviti al canale se non l'hai fatto, lasciami un like per sapere se questo video ti è piaciuto, almeno capiamo se andare avanti o migliorarlo, o in che modo, e lasciami un commento. Buona visione, a tra poco! Eccoci qua. Allora, il dodo, anche chiamato Rafus cuculatus, è probabilmente l'uccello oggi più famoso che sia mai esistito. Ma questa sua notorietà è abbastanza recente, in quanto in passato del dodo si conosceva ben poco, tant'è che si pensava fosse un animale mitologico. La sua notorietà si è avuta con il romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie, poiché quella fanciulla incontra durante un suo viaggio proprio il dodo. Il nostro viaggio ci porta invece molto distante dall'Italia, in un'isola dell'Oceano Indiano, le Mauritius, a est del Madagascar. Ci porta in quest'isola perché il dodo era endemico di quest'isola, cioè viveva solo lì. E sebbene questo uccello ai primi marinai giunti sull'isola poteva sembrare un lontano parente dello struzzo o dell'emù, in realtà con loro non ha nulla a che fare. Il dodo, infatti, aveva il parente più stretto in un'isola vicina, sull'isola di Reunion, ed era il solitario di Rodriguez. Anche questo incapace di volare e anche questo purtroppo estinto. Entrambi fanno parte di una sottofamiglia dei rafini, dove troviamo anche colombi e tortore. Oggi, infatti, il parente più prossimo, ancora vivente, del dodo è il colombo di Nicobare. Si ritiene infatti che il dodo originariamente fosse un uccello migratorio e che, arrivato alle Mauritius, abbia deciso di stanziarsi in quest'isola. Perché? Beh, innanzitutto era un'isola priva di predatori.
e quindi non ti dovevi preoccupare se mentre stavi a dormire qualcuno ti infilasse i suoi canini nel tuo collo. No, puoi dormire tranquillamente, farti gli affari tuoi tranquillamente e nessun predatore ci sarebbe stato pronto a toglierti la vita. Poi cibo a volontà, il clima, un clima ottimale. In pratica il dodo arrivò sulle Mauritius e decise di vivere in vacanza tutta la vita. E così è stato. Del dodo conosciamo poche cose. Innanzitutto la sua prima annotazione ufficiale avviene nel 1598, quando la marina olandese approda sull'isola del Mauritius. In precedenza anche portoghesi e marinai arabi avevano fatto tappa sulle Mauritius, ma come isole non le avevano mai prese in considerazione e non avevano mai parlato ovviamente del dodo. Furono infatti gli olandesi a decidere che le Mauritius sarebbero diventate un avamposto della compagnia olandese delle Indie Orientali e furono gli olandesi i primi a annotare l'esistenza di questo strano uccello. Un uccello incapace di volare. Questo perché il dodo, trasformandosi da uccello migratore a uccello stazionario, pian piano aveva perso appunto la capacità di volare, con le ali che si erano pian piano rimpiccolite e incapaci di sopportare il peso dell'animale. Anche perché, non essendoci predatori, non c'era necessità di dover fuggire volando o salire su un albero. Dai resti subfossili che abbiamo trovato sull'isola possiamo ipotizzare che il dodo fosse alto circa 1 metro e che il suo peso potesse aggirarsi dai 10 kg ai 17 kg. Quello che sappiamo del dodo a livello esteriore è molto impreciso. Questo perché? Perché in pratica tutto ciò su cui noi ci basiamo sono dei dipinti, dei disegni di marinai olandesi o di naturalisti che seguivano la compagnia olandese delle Indie Orientali. Disegni di animali in cattività, rinchiusi dentro a delle gabbie, quindi voi potete ben immaginare che se un uccello è fermo, non può muoversi, mangia e basta, tende a diventare obeso, a aumentare le sue dimensioni, non rispecchiando le dimensioni naturali. Successivamente, quando furono portati i primi esemplari agli imbalsamatori, questi non avevano nessun modello a cui ispirarsi, non avevano mai visto neanche un dodo in vita loro, e quindi si ispirarono ai disegni. Quindi, se nei disegni c'era un uccello obeso, loro impaiarono l'uccello per farlo diventare obeso come nel dipinto. L'origine della parola dodo è anch'essa incerta. Molti pensano derivi dall'olandese dodars, che vuol dire culo grasso o fiocco sul culo. Altri pensano possa derivare dalla parola antica portoghese doudo, oggi doido, che comunque vuol dire sciocco, pazzo. Altri ancora invece pensano che possa derivare da una forma onomatopeica del verso di questo animale, che doveva essere tipo do, 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 do. Io sinceramente preferisco quest'ultima versione per rispetto dell'animale, perché mi pare brutto chiamare un animale culo grasso, cioè, no? Dai, guarda, oh, culo grasso è un po' brutto come, no, nomignolo. L'assenza di predatori aveva anche condizionato la vita sociale del dodo. Ad esempio sappiamo che deponeva un solo uovo a covata. Anche il nido del dodo rifletteva questa assenza di predatori, perché infatti il dodo non cercava di mimetizzarsi come può avvenire con la classica selvaggina, ma anche con le galline. Il dodo no. Il dodo faceva il nido dove gli capitava, dove gli piaceva di più, dove c'era una visuale più bella, non so, dove c'era più cibo. Così, dove gli pareva. E anche il nido era grossolano, erano 4 ramoscelli incrociati, giusto per impedire all'uovo di ruzzolare da qualche altra parte quando il dodo si alzava. E anche le cure parenterali erano alquanto basse. Cioè il dodo non era un bravo papà né una brava mamma,
il pulcino, una volta schiuso, era autosufficiente e già andava per la sua strada a mangiare tranquillo. Come siamo arrivati quindi all'estinzione del dodo? Ebbene, come vi ho detto all'inizio, il principale responsabile è l'uomo. Però questa volta diciamo che l'uomo non è direttamente responsabile, perché non cacciò il dodo per cibarsene, forse all'inizio, però dai diari di marinai olandesi si scopre che il dodo aveva una carne insipida, stoppacciosa, e solo dopo lunga bollitura diventava quasi mangiabile. E quindi molto meglio mangiarsi il pappagallo dal becco largo che il dodo. Ma neanche il piumaggio era ricercato. Infatti le penne erano rigide, poco si prestavano per imbottiture di cuscini o piumini. Ma con l'arrivo dell'uomo sull'isola arrivarono anche i primi predatori, come i cani, i gatti, che si cibavano di pulcini e anche di adulti del dodo. E il becco robusto può far poco quando due canini ti prendono al collo. C'è poco da fare. Con le navi dell'uomo arrivarono i ratti e anche questi si cibavano delle uova e dei pulcini del dodo. Con l'uomo arrivarono anche specie che entrarono in competizione alimentare con il dodo, come le vacche, le pecore o le capre. Con l'uomo arrivarono anche le scimmie, che si nutrivano dei stessi frutti che mangiava il dodo e anche delle uova del dodo. L'uomo ci mise del suo perché, come avviene sempre, volendo civilizzare quest'isola a suo modo, a sua immagine e somiglianza, iniziò a disboscare la foresta, a disboscare l'habitat del dodo, riducendolo sempre di più. Fu così che il dodo fu avvistato per l'ultima volta nel 1662. Nel 1598 fu avvistato per la prima volta e neanche un secolo dopo del dodo non vi era più traccia. Ma non fu solamente il dodo a estinguersi. Nelle Mauritius c'è una fila lunga di animali estinti a causa dell'uomo, che vi farò leggere a fine video. Mi dovete scusare perché sono raffreddato, abbastanza influenzato, e ho fatto molto fatica a fare questo video anche con gli occhi rossi, ma ci tengo tantissimo a farlo. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, che abbiate appreso qualcosa che non sapevate e anche che vi siate un po' divertiti e che non sia stato noioso. Se vi è piaciuto questo video condividetelo con gli amici, se non vi è piaciuto fateci sapere perché, come migliorarlo, e casomai condividetelo con le persone che vi stanno antipatiche, tanto che vi frega voi. Così fate pure un dispetto, no? Scherzi a parte, ci vediamo alla prossima. Ciao!